Ci scusiamo con con Massimo Zeuli perché aveva il collegamento da remoto e se per favore possiamo avviare. Ripeto il titolo della sua presentazione, scusami Massimo, del Regina Elena, dell'Istituto Regina Elena di Roma. Lui parlerà del Molecular Tumor Boards in Cancer Care, Added Value and Future Perspectives. Grazie Massimo e scusa ancora. Grazie a voi e scusatemi voi per non essere lì. Io purtroppo ho avuto un problema negli ultimi giorni per cui non ho potuto viaggiare. Vi ringrazio molto. A questo punto condivido lo schermo, immagino. Allora, così. Ok, spero che vediate le slide. Io vi parlerò del Molecular Tumor Board e del ruolo che questo svolge nell'oncologia medica, nell'oncologia clinica. Io sono un oncologo medico, adesso mi occupo del Clinical Trial Center e in parte anche del nostro Molecular Tumor Board, quindi cercherò di darvi una visione prettamente clinica. Tutto nasce dal fatto che negli ultimi 10 anni noi oncologi medici abbiamo vissuto una sorta di rivoluzione per quanto riguarda quello che noi definiamo oncologia mutazionale. Che significa? Significa che fino a 10 anni fa noi cercavamo una singola. Noi partivamo dal farmaco che era approvato e che noi sapevamo potesse funzionare in una determinata patologia con una determinata mutazione. Quindi noi partivamo dal farmaco e andavamo a cercare la mutazione per cui noi sapevamo che quel farmaco poteva funzionare. L'esempio classico in questa slide è per esempio la mutazione del BRAF o dell'ER2 nella mammella. Se noi volevamo utilizzare un anti-BRAF, il dabrafenib, che è stato uno dei primi, nel melanoma, sapevamo che per poterlo utilizzare doveva esserci la mutazione BRAF V600E e quindi noi facevamo le analisi e andavamo a cercare quella specifica mutazione. La stessa cosa succedeva se volevamo usare il trastuzumab nella mammella. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo cambiato completamente approccio perché adesso abbiamo a disposizione delle tecnologie che ci consentono di cercare numerosissime alterazioni genetiche. E quindi noi non partiamo più dal farmaco e nemmeno nella ricerca di una singola mutazione specifica. Noi cerchiamo tutte le mutazioni che possiamo trovare e nel momento che abbiamo identificato delle mutazioni poi cerchiamo se ci sono dei farmaci disponibili per poter targettare quelle mutazioni e quindi curare il paziente. Naturalmente, mentre l'approccio precedente era un approccio che era molto legato a quello che era lo standard, a quello che è lo standard of care, noi volevamo utilizzare un farmaco che era approvato e che era uno standard nella malattia. Col secondo approccio, nella stragrande, anzi direi nel 100% dei casi, poi lo vedremo, andiamo oltre lo standard of care. Per governare tutto questo processo sono nati i Molecular Tumor Board. Quindi il Molecular Tumor Board, l'obiettivo principale del Molecular Tumor Board è quello di applicare i principi dell'oncologia mutazionale all'oncologia medica. Però perché possa funzionare un Molecular Tumor Board è chiaro che è necessaria una strettissima collaborazione tra patologi, biologi molecolari, bioinformatici e naturalmente i clinici per poter fornire una raccomandazione per una terapia target per quello specifico paziente guidata dalle mutazioni eventualmente identificate. Ora, dal punto di vista clinico è chiaro che la raccomandazione
che può fornire un molecular tumor board può avere una forza diversa in base alle evidenze scientifiche disponibili, e quindi noi utilizziamo delle scale. Questa è una di quelle che più utilizziamo, che è l'OncoKB, ma ce ne sono anche altre, c'è per esempio quella dell'ESCAT dell'ESMO. Che vuol dire? Cosa sono? Queste scale sono delle scale, vedete, in cui vengono definiti dei vari livelli di evidenza. Sono dei livelli di evidenza che vanno, in questo caso, dal 4 all'1, partendo da una attività clinica ipotetica fino ad arrivare allo standard of care. Vedete, il livello 4, noi definiamo di livello 4 solo se abbiamo soltanto delle evidenze precliniche di attività di quel farmaco su una determinata mutazione. Il livello 3B sono delle evidenze in cui noi vediamo che quel farmaco agisce su quella mutazione ma in un'altra patologia e non quella di cui noi stiamo discutendo, e così via, fino ad arrivare al livello 1, che invece è proprio lo standard of care. Il livello 1 è il farmaco che le agenzie regolatorie europee e italiane hanno approvato per quel biomarker, per quella mutazione e per quella specifica patologia. Chiaramente il setting in cui si muovono, in cui vengono prodotte le raccomandazioni del Molecular Tumor Board sono questi. Cioè, noi chiaramente non possiamo raccomandare un trattamento, lo chiamiamo off-label, cioè al di fuori di un'indicazione su un paziente di cui non abbiamo evidenze cliniche, ma solo precliniche. E naturalmente non abbiamo nessun bisogno di raccomandare un livello 1, perché il livello 1 è già approvato. L'oncologo medico non ha bisogno del beneplacet del Molecular Tumor Board per utilizzare quel farmaco in quell'indicazione. Quindi diciamo che il Molecular Tumor Board gioca in questo ambito, lì dove ci sono delle evidenze cliniche, anche se assolutamente iniziali. Questo tipo di approccio, in realtà non ci sono dei dati definitivi che l'approccio col Molecular Tumor Board possa effettivamente impattare sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici, però qualche dato promettente c'è. Come vedete, questo è uno studio del 2020 in cui in questa curva, è una curva di sopravvivenza, cioè, la curva verde rappresenta pazienti che sono stati discussi ad un Molecular Tumor Board, hanno ricevuto una raccomandazione clinica e l'hanno seguita completamente. La curva blu invece sono pazienti che, pur avendo avuto una raccomandazione clinica da un Molecular Tumor Board, non l'hanno seguita completamente. La curva rossa sono quei pazienti in cui l'oncologo ha fatto di testa sua senza interpellare il Molecular Tumor Board. E vedete che tra la curva verde e la curva rossa, per quanto siano, ripeto, dati preliminari, non sto dicendo che è dimostrato che l'approccio del Molecular Tumor Board migliori la sopravvivenza in questi pazienti, però la curva verde e la curva rossa effettivamente differiscono significativamente. Nel nostro istituto il Molecular Tumor Board è stato istituito nel giugno del 2018. E questa è la composizione del Molecular Tumor Board. Ci sono oncologi medici, anatomopatologi, patologi clinici, biologi molecolari sono fondamentali, bioinformatici, i genetisti, il farmacista è anche fondamentale per aspetti di tipo pratico, e naturalmente c'è il supporto della direzione scientifica, senza il quale probabilmente non saremmo andati da nessuna parte. In questa slide è rappresentato il processo, come funziona il nostro Molecular Tumor Board. Il nostro Molecular Tumor Board prevede fondamentalmente 6 step. Il primo step è la selezione del caso da discutere. Questa viene fatta dall'oncologo referente, quasi sempre, qualche volta è un altro specialista, ma quasi sempre l'oncologo. Il paziente firma un consenso informato e viene discusso per la prima volta al Molecular Tumor Board. In questa prima discussione viene stabilito il tipo di test da eseguire. Quindi poi viene eseguito il test
E poi una volta ottenuti i risultati, che è quasi sempre un NGS, e una volta ottenuti i risultati del test viene di nuovo ridiscusso collegialmente, viene prodotto un referto, una raccomandazione clinica e poi l'oncologo o comunque il medico di riferimento del paziente somministra il trattamento quasi sempre, poi lo vedremo quando vi mostro la casistica, quando è possibile somministra il trattamento raccomandato dal Molecular Tumor Board. Durante tutto questo percorso il paziente, il caso, ha due referenti, un referente clinico, un referente clinico che è il biologo che l'ha sempre seguito e un referente molecolare che è il biologo molecolare che si è occupato di effettuare i test. Vi mostro alcuni dati del nostro Molecular Tumor Board. Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato nel 2022 e si riferiva a pazienti che abbiamo discusso dall'istituzione del Molecular Tumor Board, quindi dal giugno 2018 al luglio 2022. Abbiamo discusso in questo periodo 124 pazienti. Sulla sinistra vedete rappresentate le diagnosi. Come vedete le diagnosi sono tantissime, ci sono tutti i tipi di neoplasie, ma quelle che sono più numerose sono tumori della mammella, il lung cancer, il colorectal e i tumori cerebrali, che sono tutte casistiche particolarmente numerose nel nostro istituto, in alcuni casi, e in altri casi sono pazienti difficili da trattare, quindi vengono più spesso portati al Molecular Tumor Board. Di questi 124 pazienti, in 88 abbiamo testato il DNA tumorale. In 18 abbiamo testato sia il DNA tumorale che il DNA circolante, cioè la biopsia liquida, e 18 hanno fatto soltanto la biopsia liquida. Di questi 124 pazienti, su 39 siamo stati in grado di dare una raccomandazione clinica. Una raccomandazione clinica chiaramente non standard, non SOC, non standard of care. Qui è un po' complicata questa diapositiva, provo a essere il più chiaro possibile. Questa diapositiva mostra l'outcome dei pazienti valutabili. Di questi 39 pazienti a cui noi siamo stati in grado di fornire una raccomandazione clinica, in realtà solo 22 hanno iniziato il trattamento, perché alcuni sono andati in progressione, hanno avuto uno scadimento delle condizioni generali, in altri non siamo riusciti a ottenere il farmaco. E di questi 22, questi 19 che sono rappresentati qua sono quelli che noi possiamo valutare per l'outcome. Vedete, nella diapositiva è illustrato il tipo di test, DNA tumorale o DNA tumorale circolante, l'alterazione che abbiamo trovata, il livello di OncoKB, il farmaco che è stato raccomandato e la diagnosi. Sulla destra invece vedete questo grafico, il grafico di Von Hoff. Questo grafico è un grafico che confronta il time to progression, cioè il tempo alla progressione dall'inizio del trattamento, del trattamento raccomandato dal Molecular Tumor Board, che qui vedete in bianco, con le precedenti linee terapeutiche. Chiaramente i pazienti che noi discutiamo al Molecular Tumor Board sono pazienti che devono essere candidati ad un trattamento off-label, fuori indicazione, quindi nella stragrande maggioranza dei casi sono pazienti che sono stati molto pretrattati e che hanno esaurito tutte le terapie standard disponibili. Assumiamo con questo grafico che una ratio di 1,3 del trattamento raccomandato dal Molecular Tumor Board verso la precedente linea terapeutica è indicatore di un'attività del trattamento del Molecular Tumor Board. Questa linea tratteggiata che vedete separa appunto quelli che hanno avuto una ratio di 1,3 o superiore verso quelli che non l'hanno ottenuta.
Sulla base di questo criterio, in realtà abbiamo ottenuto che circa il 50% dei pazienti valutabili ha avuto un trattamento che possiamo considerare efficace. Questa invece è un'altra casistica più recente, sono pazienti che abbiamo discusso da gennaio 2023 a marzo di quest'anno. Abbiamo discusso 39 pazienti, su questi abbiamo dato 15 raccomandazioni cliniche. Qui vedete rappresentate la diagnosi, la mutazione e il farmaco, e questo è l'outcome. Quindi 39 pazienti, 15 raccomandazioni cliniche non standard. Di questi 15 però solo 11 hanno iniziato il trattamento, 2 perché nell'attesa di iniziare il trattamento hanno avuto una progressione di malattia, uno scadimento delle condizioni cliniche. Sono pazienti molto fragili perché sono pazienti con tumori avanzati, super pretrattati, quindi è molto facile che la situazione precipiti in pochi giorni. Quindi 2 per una clinical deterioration, e in 2 casi noi non siamo riusciti a ottenere il farmaco. Questo in realtà è il vero grosso problema dei molecular tumor board, però forse adesso non è questa la sede più indicata per parlarne. Qui sotto vedete, di questi 11 pazienti che abbiamo, in cui abbiamo iniziato il trattamento, abbiamo ottenuto 2 risposte parziali di malattia, anche molto interessanti. Ce n'è una che dura da 10 mesi, pazienti ipertrattati, sono veramente dati interessanti, una da 4. Abbiamo ottenuto 5 stabilizzazioni, 4, questo ancora 4 stabilizzazioni di malattia, questi in orange, superiori ai 3 mesi, e in 4 pazienti però purtroppo invece abbiamo avuto una progressione quasi immediata. Di questi 11 pazienti, la stragrande maggioranza, cioè 9, hanno ricevuto il farmaco con la legge 9498, il che significa che il farmaco l'ha dovuto pagare la nostra azienda, il nostro istituto, cioè non siamo riusciti a ottenerlo in nessun modo, né tramite l'AIFA né tramite il Servizio Sanitario Nazionale, né tantomeno tramite le aziende farmaceutiche. O meglio, in 2 casi sì, perché 2 casi l'hanno ottenuto come uso compassionevole, quindi fornito dalle aziende farmaceutiche. Ora, questo è giusto un accenno a quelle che potrebbero essere gli sviluppi futuri dei molecular tumor board. Noi oggi, quando parliamo di molecular tumor board, parliamo sempre di NGS, ma in realtà in futuro è probabile, io credo, che il molecular tumor board non sarà soltanto NGS, ma si potrà avvalere anche di altre tecnologie, come per esempio l'organoide, che come sapete è una cultura in 3D, tridimensionale, che viene ricavata direttamente dal tumore del singolo paziente. Quindi grazie a questo è possibile effettuare dei test, dei drug screening, e sulla base di quello, coadiuvato anche dall'NGS, come noi facciamo, possiamo poi produrre una raccomandazione clinica precisa, individuale per quel paziente. Questo è un esempio, questo è un organoide che è stato da noi prodotto da un paziente con un carcinoma gastrico. Questo è il test che abbiamo fatto, il test di screening dei farmaci, sono le 2 diluizioni, questi sono tutti i farmaci che sono stati testati, e qui quanto più è rosso la barra, quanto più vuol dire che il farmaco è attivo in quel caso. E quindi questa è un'altra informazione che potrà probabilmente in futuro, adesso stiamo iniziando, ma che potrà in futuro aiutarci ancora di più a definire un trattamento specifico e individualizzato per quel determinato tumore di quel determinato paziente. Infine, chiaramente non è tutto oro quel che luccica, noi ci troviamo a combattere spessissimo con problemi
importanti. Comunque diciamo che i punti critici per lo sviluppo del Molecular Tumor Board a mio avviso sono questi, cioè che la diagnostica molecolare dell'NGS sul tessuto tumorale, ma ancora di più sulla biopsia liquida, è disponibile solo in pochi centri. Così come anche l'expertise, la competenza per produrre delle raccomandazioni cliniche, perché è veramente un lavoro di grande multidisciplinarità, di grande collaborazione. Io adesso per cercare di essere nei tempi volevo farvi vedere uno dei nostri referti, ma davvero ci mettiamo noi clinici con i biologi molecolari a discutere e poi alla fine facciamo una raccomandazione che tiene conto sia degli aspetti molecolari sia anche degli aspetti clinici, e questa competenza e questa capacità di lavorare insieme purtroppo non è sempre presente. Non abbiamo ancora dati clinici definitivi, abbiamo soltanto dei pochi dati preliminari che ci dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta. E poi c'è il problema economico. Il problema economico è sicuramente importante. I test NGS vengono rimborsati in maniera limitata, e soprattutto quello che è per noi problema costante è che la difficoltà nel reperire i farmaci che non siano approvati dall'AIFA e quindi che non siano disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il gruppo, diciamo, il core del nostro Molecular Tumor Board, e vi ringrazio per l'attenzione.